tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere le 5 cose da fare ragazzi se siamo in difficoltà, se iniziamo a perdere tante partite. Delle volte capita, purtroppo è vero, sto gioco magari facciamo 20 vittorie consecutive, poi inizia la striscia di sconfitte che sembra non finire più, ininterrotta. La squadra che magicamente ti stava facendo vincere tutto improvvisamente diventano delle persone che non sanno più stare in campo, nemmeno avendo tutto a posto come sempre. Quindi andiamo subito ragazzi a vedere qualche piccolo consiglio per migliorare o comunque cercare di limitare questo tipo di situazione e ritornare ovviamente a vincere. Sono dei consigli ragazzi che ho testato su me stesso, ho testato queste cose col tempo, no? Con gli anni, comunque con l'esperienza di questo gioco. È vero che chiaramente tralascio i bug, i lag che delle volte sto gioco ha, come anche il fatto di dover ogni poco tempo magari provare nuove formazioni, perché quelle si vanno a farsi benedire, ecco appunto. Però partiamo dall'inizio. La premessa che deve esserci ragazzi intanto è avere noi la giusta predisposizione quel giorno a voler giocare. Cioè delle volte ragazzi noi giochiamo effettivamente quando siamo un po' stanchi, quando magari torniamo tardi da lavoro, però vogliamo comunque magari farci le nostre 3-4 partite serali oppure di mattina, insomma quello poi lo vedete voi. Però ci sono chiaramente ragazzi dei presupposti. Quando noi giochiamo abbiamo molta voglia, delle volte che ci porta a giocare meglio rispetto a delle volte che invece giochiamo un po' solo per abitudine. Quindi diciamo che questo già è la premessa. Poi subito dopo cosa ci deve essere? Ci deve essere un'ottima connessione ragazzi, è importantissimo. Non possiamo divertirci ragazzi se giochiamo con una connessione che ogni poco cade o che crea lag di suo. Già i server purtroppo di sto gioco, parliamoci chiaro, sono spesso e volentieri intasati. Se in più noi ci mettiamo o giochiamo con avversari completamente dall'altra parte del mondo, comunque se in più noi appunto agevoliamo il tutto con una connessione un po' scadente, diciamo che ovviamente tutto questo fa sì che poi noi non ci divertiamo, che noi ci infastidiamo, non riusciamo più a giocare e via dicendo. Consiglio ragazzi, quindi questa era la premessa, no? Il consiglio numero 1 vero e proprio intanto ragazzi qual è? È scegliere i comandi giusti. Per chi non lo sapesse ve lo faccio rivedere, ho già fatto dei video appunto specifici nella quale impostiamo i comandi. Si va qui, impostazioni di gioco, controller, configuri e chiaramente si possono andare a impostare tutte le tipologie di comandi che vogliamo, in più anche in quelle dettagliate ovviamente si può andare a regolare un po' il tutto. Quindi importantissimo scegliere questi, ma scegliere anche la telecamera ragazzi, altra cosa fondamentale. Alcuni di noi purtroppo delle volte non riescono a giocare perché comunque hanno magari una visuale che non vedono bene il campo, non vedono bene i movimenti che fa il nostro appunto giocatore vicino. Sono tutte piccole cose ragazzi che poi ovviamente messe anche alla bravura personale che può avere più o meno qualcuno di noi, sono tutte cose che però poi alla fine della fiera ragazzi vanno a fare la differenza. Quindi questa che era la piccola cosa ovviamente comprensiva di comandi, telecamera e bravura personale, soprattutto quella ovviamente ragazzi è importante. Ma non voglio entrare chiaramente in merito a quello perché ognuno di noi avrà il proprio livello e giustamente giocherà nella divisione che gli spetta. Però ragazzi sono dei consigli importanti, soprattutto lo dico per i più nuovi. Cosa poi importantissima ragazzi, perché poi alla fine della fiera noi giochiamo con i comandi, con la telecamera, che poi possiamo avere ognuno le proprie preferenze di inquadramento o di premuta dei tasti per quanto riguarda il tiro, di clic quindi sui tasti per quanto riguarda il tiro, il cross o il colpo di testa o quello che vogliamo noi. Ma la cosa fondamentale ragazzi secondo me
riguarda la conoscenza vera e propria di questo gioco. Cioè molti di noi ragazzi non è facile delle volte, capisco, perché anche a me all'inizio mi ricordo che molte cose un po' mi trevano in inganno, ma il conoscere come si muovono i giocatori, il conoscere gli stili di gioco bene, ragazzi, può fare la differenza, perché io anche a partita in corso, soprattutto se un allenatore come nel mio caso Stojkovic, che fa contropiede e vie laterali, io posso cambiare appunto la partita mantenendo anche la stessa squadra, e mi è successo proprio questi giorni, alternando i due stili di gioco. Alla fine della fiera sono riuscito a portare a casa il risultato. Però perché? Perché bisogna conoscere chiaramente come si muovono. Io ho fatto diverse rubriche, insomma diversi video nella quale approfondiamo proprio questi aspetti di stili di gioco squadre, stili di gioco individuali, che ora ovviamente non starò ad analizzare perché altrimenti diventerebbe troppo lungo il video. Ma comunque ragazzi, andatevi a cercare, perché se vi fosse persi, nel mio canale, perché lì spiego tutte queste piccole cose, tutte queste dinamiche, come anche ad esempio dire metto un giocatore chiave o un regista creativo. Ragazzi, dipende, potrebbe dipendere da 1000 fattori, potrebbe dipendere dal modulo, potrebbe dipendere da come è maxato quel giocatore, potrebbe dipendere da che tipo di movimento noi vogliamo che in quel determinato ruolo, in quella posizione specifica, ok, faccia quel determinato tipo di giocatore. Cosa importantissima: il giocare con le posizioni corrette praticamente in campo. Cioè, io ovviamente non posso mettere, ragazzi, un Matthaus a farmi la punta, ok, e allo stesso tempo però non posso mettere nemmeno un Mbappé a farmi centrocampista. Questa diciamo che è l'estremizzazione un po' di questo che voglio dirvi, ma il discorso è più semplice. Quando noi troviamo uno stile di gioco, come in questo caso opportunista, dobbiamo anche qui conoscere, quindi, e si collega sempre il discorso, dobbiamo conoscere le posizioni. In che posizioni l'opportunista può giocare e rendermi al meglio? Ok? Quindi queste domande, ragazzi, quando andiamo a strutturare la squadra dobbiamo farcele, perché poi sono tutte queste piccole cose che magari poi c'è il Mbappé che non può farmi, per dire, che ne so, ipotesi adesso, il CLD, io lo metto lì e mi gioca mai. Cioè, ma Mbappé io lo volevo un giocatore di fascia, sì, ma con quello stile di gioco magari che ha quel determinato Mbappé non va bene magari a fargli fare quel ruolo lì. Magari prendiamo un altro Mbappé invece che ha lo stile, per dire, alla prolifica, può fare il CLD o il CLS, quello che volete voi, è solo ovviamente un esempio, e invece, ragazzi, vi svolta le partite, vi svolta la squadra. Può anche essere, quindi mi raccomando, tutte queste piccole cose, come anche le istruzioni individuali, sono, ragazzi, cose importanti. E soprattutto, ragazzi, anche quindi come maxiamo i giocatori. Io ripeto, ci ho fatto un sacco di video su queste cose, ma quando andiamo, ragazzi, a maxare i giocatori devo tenere in considerazione com'è la carta, com'è realmente quel giocatore. Cioè, prendo sempre Mbappé adesso perché ce l'avevo sotto mano. Mbappé che tipo di giocatore è? Lo conosciamo un po' tutti, è bravo tecnicamente, è molto veloce. Io, ragazzi, il consiglio che vi do è farli reali, simili alla realtà, il più simili possibili. Anche se l'altra cosa che vi dico è, mi raccomando, ragazzi, quando andate a buildare, a maxare una carta, date sempre velocità, ragazzi. Ormai la velocità su questo gioco è diventata importantissima, e qui sono venuto appunto sui difensori, perché abbiamo degli attaccanti che giocano avversari a noi che sono dei fulmini, ragazzi, sono veramente delle saette, e se noi non abbiamo difensori altrettanto veloci, almeno quasi quanto loro, facciamo, ragazzi, una fatica incredibile a difendere, perché basta un cambio direzione che noi siamo tagliati fuori, e delle volte non solo uno ma magari anche ben due giocatori, quindi diventa poi pericoloso riuscire o meglio difficoltoso, oltre che pericoloso per quanto riguarda il gol, ma soprattutto difficoltoso riuscire a difenderci poi da situazioni chiaramente del genere. Quindi tutte queste piccole cose, mi raccomando, controllatele, dateli una grande bella occhiata.
Altra piccola cosa, adesso guardando il modulo così mi è venuto in mente la tipologia di gioco che si potrebbe fare: non palleggiate ragazzi in difesa. Questa è una cosa che io dico sempre anche ai miei, diciamo, più fedelissimi quando mi chiedono dei consigli anche in privato. Io ragazzi in difesa ormai ho imparato a non giocare più la palla. Sì, a volte è vero, è bello partire dal basso, fare un buon possesso partendo appunto dal portiere, ma ragazzi su questo gioco è diventato molto molto complicato. Oltre che per chi magari riuscisse anche a farlo, diventa però pericolosissimo, perché se perdiamo palla nella nostra tre quarti, spesso e volentieri, un po' per meccanica del gioco probabilmente, si creano azioni da gol. Gli avversari riescono a creare azioni da gol e magari non 10 su 10, ma magari 6 su 10 sono gol. Quindi ragazzi stiamo attenti, probabilmente quello è un sistema un po' buggato, marcio, chiamatelo un po' come volete, che ha questo gioco. È la verità ragazzi, mi è successo una marea di volte ovviamente perché è così, facendo chiaramente anni di partite, prima o poi queste robe succedono. E quindi il consiglio che do ragazzi è: subito avete la palla, subito mediano, via, oppure sulle fasce e si parte da lì. Da lì poi possiamo perdere palla, ci difendiamo e va bene. Quindi conoscere anche tutto il discorso di come si muove la difesa. Ragazzi, trovate tutta una serie di rubriche, ripeto, nel mio canale per chi se le fosse perse, proprio per andare a spiegare meglio tutti questi singoli aspetti. Questo diciamo che era ragazzi il consiglio secondo me più importante, infatti l'ho messo in mezzo proprio per questo, perché è quello che poi dà la vera sostanza secondo me al video. Perché ok i comandi, ok la telecamera, che magari potrebbe in qualche maniera, una telecamera corretta per dire un tasto specifico, agevolarci in determinati momenti della partita, ma se poi di base noi non conosciamo tutte queste cose ragazzi, ovviamente diventerebbe complicatissimo far funzionare tutto, insomma, e giocare, così come lo stesso anche i booster. Quindi quando andiamo a maxare, altra piccola parentesi, controlliamo anche sempre i booster, cioè quei piccoli potenziamenti che possono avere appunto determinate carte, e li vedete appunto con quei pallini verdi che ci sono vicino alle statistiche. I booster sono questi, quindi quando andiamo a sceglierli, mi raccomando, anche lì è importante sceglierli correttamente in base a che tipo di carta è, in base a che tipo di giocatore vogliamo andare a creare, ovviamente anche noi. Poi ragazzi arriviamo al consiglio numero 4, che molti di voi mi dicono: ma cambia modulo, perdi, fai 3 partite, perdi, cambia modulo. No ragazzi, è l'esatto opposto: fai 3 partite, non cambiare modulo, anche se le perdi tutte e 3 8-0. Perché ragazzi, quando noi scegliamo un modulo, ok, se lo impostiamo correttamente, con le giuste dritte che magari anche seguendo i miei video potete ricevere, la cosa ragazzi importante è darvi voi e dare il tempo, tra virgolette, un po' alle vostre mani, no? Perché i giocatori chiaramente li muoviamo noi, di capire che tipo di movimenti andranno a farvi quelle carte. Se noi non ci diamo il tempo, perché mettiamo un modulo che magari abbiamo visto strafigo, che lo proviamo e magari ci piace pure, no? Almeno in prima battuta, per come si muove, per come gioca, e poi però magari perdiamo quella partita perché comunque magari abbiamo trovato qualcuno che gioca meglio di noi, qualcuno che è più forte, qualcuno che magari ha avuto anche semplicemente un po' di fortuna. Il consiglio però alla fine della fiera è: non cambiate. Tanto ragazzi, noi quando, almeno parlo per me, quando mettiamo in campo una squadra, un modulo messa disposta in una determinata situazione, ci accorgiamo subito ragazzi se quella squadra fa per noi oppure no. Cioè, se io vado a giocare, ipotesi, con un modulo particolarissimo, oppure anche faccio l'esempio, anche un semplice 4-4-2, mi accorgo subito ragazzi se è un modulo che può piacermi per come è disposto già in campo, già solo guardandolo, no? Già solo guardandolo ragazzi possiamo andare a capire già se potrebbe essere una formazione che a me piace. Ho detto il 4-4-2 perché il primo è venuto in mente, attenzione, è un modulo che stimo tantissimo e rispetto tantissimo. Però ad esempio, citando più il 4-4-2, se mi dite: tu chi sceglieresti fra il 4-4-2 e il 4-3-3? Tutta la vita ragazzi 4-3-3.
Ci sono molte altre persone invece che giocano col 4-4-2 in una maniera strepitosa, molto molto bene, riescono a far girare bene la squadra. E io invece, ragazzi, col 4-3-3 ho meno difficoltà. Il 4-3-3 è, come detto sempre, forse il mio modulo in eccellenza preferito su tutti, e quindi non trovo difficoltà. Il 4-4-2 mi piace tantissimo, l'ho provato, riprovato, ma c'è sempre poi alla fine della fiera qualcosa che non mi convince, pur impostandolo a mio modo di vedere correttamente, quindi magari mettendo, che ne so, l'attaccante di rientro vicino all'opportunista e l'incontrista vicino allo sviluppo. Però, ragazzi, poi c'è sempre qualcosa che non mi convince, quindi mi raccomando, comunque il consiglio alla fine finale è appunto: non cambiate modulo così frequentemente. Se lo fate, fatelo proprio solo alla fine, quando ormai non ne potete più, che siete 20 partite, 10 partite, ragazzi, che perdete, che non riuscite minimamente a giocare, che la vostra idea che avevate probabilmente di bel modulo figo, dove potevate fare il nuovo Barcellona, svanisce, quindi a quel punto cambiate modulo. Però attenzione, le strade anche lì sono due: o stravolgiamo completamente, oppure magari si possono fare anche solo dei piccoli aggiustamenti. Cioè, ipotesi, questo Matthaus improvvisamente mi accorgo che non mi piace più da CC, lo metto trequartista, mi farà tutta un'altra 6 movimenti, perché essendo un giocatore chiave farà altri movimenti, e io magari, postando, per dire, che ne so, Serginho lo rendo CC anziché CLS, adesso per dire una cosa qualunque, magari, ragazzi, ritrovo il mio meccanismo di gioco e riprendo a divertirmi. Ok? Quindi si possono o stravolgere le cose oppure semplicemente modificare. E io prima vi dico: modificate prima di stravolgere completamente, perché delle volte si bugga il gioco, ragazzi. Non è colpa di nessuno, non è colpa nostra, non è colpa delle nostre mani, non è colpa di questi poveracci di giocatori. È semplicemente, ragazzi, il meccanismo che va in tilt ogni tanto, e quindi bisogna cercare di sbaggarlo, magari facendo anche soltanto un piccolo movimento, come vi ho già spiegato. Cosa importantissima, ovviamente, quindi lasciate in campo alcuni membri fondamentali della vostra rosa. Il mio esempio, ad esempio, è Vieira, Cech, Maldini, Mbappé. Sono, ragazzi, quei 3-4 giocatori fondamentali che reggono la mia squadra, ok? Non potrei mai levarli, qualsiasi modulo metta, qualsiasi tipo di squadra metta, che giochi col possesso, che giochi col vie laterali o via dicendo, ragazzi, loro ci saranno sempre, perché sono, diciamo, la mia spalla sulla quale costruire i team. Ultimo piccolo grande consiglio, quindi, ragazzi, se vediamo che appunto non ci stiamo più divertendo, ragazzi, il consiglio finale è, rullo di tamburi, è questo, ragazzi, ma ve lo dirò subito dopo la pubblicità. No, scherzo, ve lo dirò subito dopo avervi ricordato che si può accedere sempre, ragazzi, alle affiliazioni di Amazon e di Gamivo dai link che trovate qui sotto in descrizione. Ovviamente potrete passare e supportare il mio canale in maniera completamente gratuita, non andate a pagare nemmeno di più di un centesimo i prodotti, quindi mi raccomando, è totalmente gratuito. Sono aperti invece, per chi volesse supportarmi in maniera più efficiente, anche gli abbonamenti al canale a un costo irrisorio di 99 centesimi oppure di 2 euro, però sblocchereste chiaramente tutta una serie di contenuti esclusivi dedicati agli abbonati, e soprattutto anche la possibilità di avere delle video lezioni e la possibilità di giocare quindi contro di me, quindi dei video personalizzati, delle video lezioni magari specifiche su determinati tipi di argomenti, ma anche la possibilità di poter giocare contro di me, quindi molto molto interessante. Il consiglio finale che vi dicevo, finalmente ci siamo arrivati, è: non intestardirti se vedi che inizi a perdere. Se perdete troppo, ragazzi, mollate, ovvero seguite tutti questi consigli che vi ho dato, ma alla quinta, sesta, settima sconfitta
chiudete. Magari ragazzi non è giornata, magari c'è uno di quei punti di cui abbiamo parlato prima che oggi non sta girando bene. Ok, spegnete tutto. Lo so che magari vi spiace perché avevate solo quell'ora, quella mezz'ora, e vi capisco perché succede spesso e volentieri anche a me così, però vi dico ragazzi, spegnete, perché rischia che magari siamo arrivati finalmente in Divisione 2 dopo 1000 disavventure, 1000 cambi modulo, alternanza di giocatori e via dicendo, e poi ragazzi magari perdiamo 8 partite e ritorniamo in Divisione 3. Quindi per evitare di bruciare tutto ciò che di buono abbiamo fatto, io vi dico sempre: spegnete e non intestarditevi. Il gioco delle volte si bugga, l'indomani magari riaccendiamo alla stessa ora la nostra console e riprende tutto a funzionare come che non fosse mai successo nulla. Succede spesso ragazzi, ripeto, è successo diverse volte anche a me, ma purtroppo il gioco è così. Fatemi sapere ragazzi nei commenti, mi raccomando, che ne pensate. Io vi ringrazio, un saluto, alla prossima dal vostro Luca Tarani. Ciao!